Abbiamo iniziato per Tommy. Ciao Monica, Ciao. un vecchio amico, nuovo metodo oggi. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Mm. Allora, mi si presenta come se fosse in un campo da calcio. Mentre insegue la palla, vedo che cambia di dimensioni. A volte tipo un gigante, altre volte minuscolo. Ed è come se riuscissi a sentire il ragionamento rispetto alla tattica che fa di gioco. Mhm. E mentre ragiona sulla tattica, tiene d'occhio i compagni di squadra e tutto il pubblico numeroso che sta sugli spalti. Controlla tutto. Sì, Tommy ti dà l'autorizzazione? sì, e per farla adesso diventa gigante. Tommy è una perla? Sì, Sì? sì, sì. Un vecchio tipo di perla o già la perla? Guarda, proprio in questa immagine in cui lui già dall'inizio mi fa vedere che è piccolo e che è grande, mi fa comprendere un qualcosa che lui a livello profondo ha già compreso, adesso a livello più razionale sta comprendendo, è che il tempo non esiste. E quindi questa domanda lascia il tempo che trova, nuovo e vecchio tipo di perla. Numero di vite di Tommy. 996. In queste 996 c'è una vita che collega me e lui? Sì, mi mostra a cavallo, tipo lui ti insegna ad andare a cavallo. Mhm. Ehm, Quindi colleghi, amici, così. no, lui credo che sia un insegnante, tipo di equitazione. Mm. Mm. In un'altra vita, tipo, boh, forse contadini, perché vedo che state arando. Mm. Mm. E c'è un tipo di semina, vedo molto rispettoso dei cicli, diciamo così, terrestri, lunari, così. Mm. Ehm, e poi mi Basta. fa vedere due incubatrici vicine, Ah, due bambini prematuri. ma separati o fratelli, sorelle, quel che è? No, due bambini che in quel periodo sono nati prematuri e sono nella stessa sala con le due macchine incubatrici vicine. Ok, tu hai vite con lui? Mm, una però è passato tanto tempo dove sono sua sorella. Ok, vibrazione di Tommy. Mm, 34 miliardi. Consapevolezza. eh, 184 circa. Anima, in questo momento. 48. Cervello, capacità medianiche. Cervello. 10 e mezzo. Quanto? 10 e mezzo? Sì. Ok, i valori sono alti. Subito, saltiamo le eteriche, andiamo subito a vedere le mentali, se ci sono. Eh, Alziamo il velo, sì. scoperte. Ma guarda, è una cosa un po' particolare, nel senso che proprio mi fa vedere, in quanto sua caratteristica di perla, che
questa entità mentale la mette in tasca, poi la ritira fuori, poi la mette in tasca, poi la tira fuori, non è una cosa proprio costante. Comunque la chiama portfolio. Mi fa vedere come una sorta di, chiamiamolo biglietto da visita, in cui vengono elencate le sue caratteristiche, le sue qualità, un po' più socialmente accettabili, comprensibili alle persone. E quindi lui va in giro con questo biglietto da visita e sceglie di proporlo. Allora, in parte pensando che le persone possono arrivare fino a lì e quindi lui può proporre quelle sue caratteristiche, in parte anche per a tratti un bisogno di essere un po' accettato e quindi propone quelle perché sa che quelle vengono accettate. Livello, vabbè, 2. quello che poi sai dire. Ah, quindi una robetta così. Sì, sì, sì. Che è una sfera che toglie e mette dalla tasca. Esatto. E? Basta? Sì, sì. Ah, basta? Di mentali sì, sì, sì. Eteriche. No, più che altro guarda, tipo come se fosse una lingua di un cobra, ma non c'è neanche tutto il resto del cobra. C'è solo questa lingua che quindi ogni tanto viene esposta e in altri momenti si ritrae. Quindi anche questa molto passeggera, transitoria, dipende dai momenti. E basta. Mhm. Ah, non c'è niente, abbiamo finito. Basta. Chiamiamo nel cinema il nostro amico pupattolino Perla, che Mhm. immancabile mi sta servendo un sacco perché mi toglie un sacco di fatica. Come arriva? È un bambino di 5 anni, Sì. è una perla ed è proprio perfettamente la perla. Se ne fotte, gioca, ride, è un bambino. Ok. Arriva in costume da bagno e vorrebbe invitare Tommy a fare altrettanto, quindi a mettersi anche lui comodo, libero se stesso. Ok. Poi che fanno? Mr. B, non so come chiamarlo, il bimbo, Uh-huh. si picchia la pancia, ok? Come a giocare, sai? Così. E vuol far vedere a Tommy questa possibilità, ecco, di giocare, di non prendere troppo seriamente le cose, di ridere di se stessi. Ok. Per Tommy lì per lì non è così semplice. Perché vedo che mentre si toglie i vestiti fa come dei ragionamenti rispetto anche alla zona addominale, all'intestino, a tutta una serie di questioni più anatomofisiologiche. Ecco. Mhm. Mm. Cioè, se si sente bene con l'intestino, se fisicamente, esteticamente si sente a suo agio, no. Eh sì, perché il bambino picchiandosi la pancia gli ha dato un po' il là, gli ha dato un po' l'avvio a questi tipi di considerazioni, concentrando l'attenzione su quella zona lì. E siccome Tommy tende ad essere un po' cerebrale, un po' mentale, gli è partito un po' questo loop. Ok. Va bene. Lavoriamo sul nulla, ma vediamo comunque le cause esoteriche dell'appendicite che va in peritonite che ha avuto da non molto. Allora, Tommy sta cercando, e ci sta proprio riuscendo, di fare un percorso evolutivo molto intenso. Io penso che sia già iniziato quando aveva una decina d'anni, poi mano a mano chiaramente è diventato più chiaro, no? Questa scelta di avere questo problema fisico che l'ha portato a una sorta di isolamento e di pulizia profonda, è parte integrante del suo processo di evoluzione.
perché è come se da lì, che è stato sicuramente un momento piuttosto traumatico, fosse scattato ancora un qualcosa di più, un'ulteriore comprensione, un'ulteriore connessione con se stesso. E infatti poi da lì c'è stata la possibilità anche di conoscere un nuovo tipo di terapia, un nuovo approccio, diciamo così, E al l'elettroagopuntura. proprio corpo. Sì, più in generale alcune cose ancora le deve integrare e riguarda più complessivamente un discorso di cos'è un'intolleranza, qual è il significato profondo di un'intolleranza e perché proprio quell'intolleranza. Ci sono degli aspetti relativamente al rapporto con la madre e più in generale alla famiglia, che è come se dovesse ripulire. E affinché lui lo faccia, affinché si realizzi questa pulizia, lui si procura delle intolleranze, proprio perché avendo un qualcosa di fisico da studiare, su cui soffermarsi, allora può andare più in profondità, ok? Quindi dal sintomo risalire alla causa più profonda. A lui serve questo sintomo. Ma stiamo parlando delle 5 leggi di Hammer? Oh, no, non così banalmente. Lui posso dire che è anche oltre le 5 leggi. Quindi lui si è fatto venire l'appendicite, se vogliamo, Sì. per iniziare una comprensione di un percorso legato alle intolleranze, che già è iniziato, perché sta studiando osteopatia. Come se fosse un viaggio al centro della Terra, questo è un viaggio al centro di se stesso, per cui parte dal corpo, necessario, perché per carità veniamo qua con un corpo e il corpo ci è utilissimo per capire tante cose, poi scende più in profondità a vedere delle relazioni familiari, poi ancora più in profondità, e lui l'ha già iniziato a cogliere e a vedere delle relazioni sociali, nonché storiche, nonché poi spirituali animiche. E così, in questa graduale profondità. Io vedo che lui mi disegna proprio una spirale, ed è una spirale il cui fulcro, il cui centro è proprio il centro di sé, in profondità. Come si chiama il suo centro? Me lo chiama come quello della Terra, me lo chiama Sole Nero. Come si chiama la sua PS? Allora, lui è proprio una perla e mi vuole mostrare come può cambiare tutto. In questo momento però la PS io la vedo che si chiama Cespuglio, perché mi fa vedere quasi lui dietro a questo cespuglio e guarda attraverso il cespuglio, ma ancora non è uscito dal cespuglio. E la Pie? Al momento mi fa vedere l'immagine di un lucchetto antico, molto antico, fattezze tipo medievali. E la chiave dov'è? È chiuso. Il sesso chiuso. Sì, lui è alla ricerca della chiave. Alla ricerca della chiave, così come alla ricerca di uscire dal cespuglio, da dietro il cespuglio. Nome del progetto? Un 2-3 stella, il gioco. Cosa deve scoprire in questa vita? Qual è il fine ultimo? Mi fa vedere proprio in questo gioco in cui ogni tanto, sai, ti fermi
Poi ogni tanto invece cammini anche veloce per andare verso la meta, no? Per raggiungere il fine mhm. del gioco. Questo è già buono perché lui ha compreso proprio, no? La caratteristica di questa vita che è il gioco. Ehm, ehm, è come se lui volesse comprendere, non so, una volta la chiamavano la teoria del tutto, no? Come se lui volesse dare un senso complessivo alle cose, unitario. Una teoria talmente tanto illuminante, ok? Da riuscire a trovare il senso di ogni cosa. Ma da solo o con una fiamma? Mm. Allora, lui è Parla di molto giovane. qualcosa perché sta per stramazzare a Sì, terra. io dico quello che vedo, eh. Vai. Poi per carità è sempre tutto in divenire. E lui ne avrà diverse di fiamme, perché poi accadrà che nel momento in cui questa sta al suo fianco, lui avrà fatto un pezzo in più Mhm. e questa persona non riuscirà a stare al suo passo. Quindi si cambiano le fiamme. Si Lui cambiano le riesce a fiamme. cambiarla. Sì. Lui ne ha già incontrata una? Eh, L'ex o quella sospetta nuova? Quella delle coincidenze? Ma allora, riguardo a quella delle coincidenze, non mi è chiaro se lui ehm, potrebbe esserne attratto come donna, Mm, capito? mm, Cioè, nel senso che insomma ci va anche questo fattore qua. mhm. Ecco, Fisico, esatto. attrazione. Mm. Quindi potrebbe darsi che questa roba qui non si inneschi, ecco, ma si inneschi altro. E quindi E quindi un'occasione, è un'occasione, sì. scambio. Sì, sì, sicuramente sì. Quindi la causa esoterica delle coincidenze gatto e tatuaggio, che non spieghiamo, sono legati al fatto che questa può essere un'occasione di scambio di energie anche virtuale, perché al momento è virtuale. Sì, Così? mm, sì, cioè io vedo, non so, una ragazza un po' più stravagante per lui. Mhm. Mm, Va bene, queste sono cose che avrebbe potuto scoprire anche da solo, quindi io non ci perderei più di mm. tanto tempo. La ex era la fiamma? No, Ok. anche se secondo me c'è stata molta attrazione. La situazione al momento è questa, quindi questo non significa che adesso tu, quando incontrerai una persona, saprai che solo una delle due, tre ragazze superatomiche che avrai nella tua vita, perché potrebbe anche non essere così. E infatti potresti trovare una persona con cui hai una forte analogia animica e quindi è fiamma, ma è anche talmente tanto in gamba e siete talmente tanto in gamba insieme che progredite insieme. Esatto. Le fiamme sono, abbiamo semplificato, 5 livelli, la trovi alla 1 e tu sei alla 1, però tu tendi ad andare alla 2, lei è tranquilla e felice, figli, casa, cane, gatto. No, e allora Mm. cerchi se c'è una risposta, questo non può dipendere da te adesso. C'è una risposta, si va avanti, se non c'è una risposta, Tommy, più che indeciso, è ambizioso. Sì. Senti, ma io non lo vedo parlare in italiano con la sua fiamma, sinceramente. Ah, Mm. Nord Europa? Eh, Sicuramente come se lui, allora, in generale lui è intelligente, quindi anche le lingue le apprende velocemente, no? Però è come se lui se ne accorgerà perché quando parla con questa persona si stupisce lui stesso di parlare in maniera così fluida.
Mm. Mm. Non l'inglese, quindi. E io vedo che parlano anche in inglese, però come se non fosse la lingua di quella persona, ma che utilizzano l'inglese. Mhm. Mm. Causa esoterica del senso di colpa di sentirsi il più bravo, soprattutto in termini di consapevolezza, quello che non si è fatto le punturine, quello che sa come funziona l'universo, che ha capito delle cose, che ha fatto un lavoro su se stesso dall'età di 17 anni. Mm. Allora, lui ha detto senso di colpa, in realtà è un pochino più articolato, per come vedo io, Mm. perché è come se a volte lui sentisse un senso di superiorità. Questo sentirsi superiore lo fa sentire in colpa verso gli altri, ma allo stesso tempo lui è infastidito, sofferente del fatto di doversi mortificare, perché mortificare nel senso proprio letterale della parola, ok? Mhm. Quindi in qualche modo morire per dover livellarsi agli altri. Direi che è più corretto così. Poi Mm. lui l'ha sintetizzato con sensi di colpa, ma non è propriamente quello che Mhm. comunemente si intende con sensi di colpa. È non aver trovato una giusta dimensione, un giusto luogo, un giusto contesto. È un discorso molto sottile questo, Sì. molto interessante. Uno eh, pensa di sapere le cose, quindi passa la giornata a dirlo in giro di quanto è bello e bravo, no? Allo stesso tempo non deve mai frenare questo fatto di sapere le cose, quindi faccio un esempio, se incontri una persona per strada, il panettiere, e il panettiere ti parla del Cini, della responsabilità dei suoi nipotini che l'hanno fatto per i nonni e tutta questa vagonata di puttanate, mh? Non ti metti lì a dirgli che non è così, secondo me almeno, No, infatti. ma allo stesso tempo non ti ne stai, cioè nel senso, non so se avete capito, prendi, te ne vai e stop. Non mi sento superiore al panettiere perché io qua, io devo fare delle cose mie e questo è quello che è venuto a fare qui Tommy, a fare delle cose, senza vantarsene, senza calpestare nessuno, senza usare le persone, ma lui deve fare queste cose. Questo è un gioco virtuale. Lui è un nuovo tipo di uomo Sì. che le interferenze le prende, le usa, le toglie da solo. Le interferenze mentali di cui pensava di essere pieno, le toglie dalla tasca, le usa, le rimette in tasca, così. E B, Pupattolino lo sa bene. Mm. A quanto sta Pupattolino di consapevolezza? È un tipo di consapevolezza molto naturale. Eh, non so come dirti, non c'è filtro cerebrale. Mm, è anche favorito da un momento in cui l'energia della Terra è differente rispetto a quando per esempio è nato Tommy. Per cui ti potrei dire 300%, però proprio mi si presenta in una maniera molto più fluida, più leggera come tipo di consapevolezza. Mm? Pare che Pupattolino a 5 anni abbia fatto un discorso qualche giorno fa ai genitori sui soldi che non servono a niente, che non valgono nulla. Gli hanno chiesto dove aveva sentito queste cose e lui ha detto io le so. Mm? Certo. Sul valore del denaro. L'energia della Terra è cambiata? E in sé per sé, da un certo punto di vista sì, se però lo vogliamo riferire agli esseri umani è più lunga la cosa, il processo è più lento.
Anni, secoli, ore, settimane, No, anni, anni. secoli no. Quanti anni? Uh, mm, a me viene una trentina d'anni. Ok. Quindi abbiamo ribaltato la situazione, noi che saremmo dei vecchiacci infami tra 30 anni. Sì. Vabbè, abbiamo questa magra consolazione. Ma forse poi lo scorrere del tempo non è uguale per tutti. Va bene. È difficile capire che cosa fare in una situazione del genere, non c'è praticamente niente da fare. Allora, la verità è che Tommy è una mosca rara, è veramente diverso dai suoi coetanei e questo è un dato di fatto e ci si può fare poco perché è la verità. Le sue scelte e il suo modo di essere è sicuramente fuori dal comune, però esiste un luogo e delle persone con cui lui si può trovare in maggiore sintonia. Però come io gli ho spiegato non mi sembra che sia l'Italia. Un luogo stato. Sì, e anche una mentalità diffusa di maggiore libertà proprio, mentale, di apertura e non so, anche più spirito di improvvisazione, ecco, meno programmazione delle tappe della vita, Ok. eh, più L'osteopatia è una disposti alla delle... scoperta. alla scoperta. Mm. L'osteopatia è solo una parte del suo percorso di apprendimento. Sì, nel senso che poi lui l'approfondirà molto e lo estenderà. È un interessante, importante punto di partenza perché lui deve partire dal corpo. Però è uno spunto per poi arrivare a delle dimensioni molto più profonde. Diventerà proprio un lavoro quasi che prende l'individuo, le generazioni a cui l'individuo è collegato e proprio l'evoluzione dell'anima. Ecco, vedo che riuscirà ad ampliare molto questo suo studio. Allenamento. Questo allenamento va bene, quello non va bene, a volte ho dei risultati, a volte non ho dei risultati. Una volta fa un freestyle, fa da solo, si diverte, ha ottimi risultati, è contento. Ha seguito il flusso. Mm. Qual è il miglior flow? Ti trovi con queste espressioni da millennial, Monica? Sì, no, lasciarsi andare. Lui si deve un po' lasciare andare, ok? Quindi a volte anche seguire troppo lo schema, la cartella, la scheda non è buona cosa per lui perché non si sta ascoltando in quel momento, perché in quel momento magari non è quella la sequenza che deve seguire, non sono quelle le cose che deve fare. Um, e a volte deve proprio dar sfogo anche a qualcosa di irrazionale, io vedo. Non so. Tipo? Adesso, vabbè, Ce lo vuoi dire dopo? no, è perché viene una cosa che può essere vicina, ma non è magari necessariamente l'MMA, quindi un combattimento abbastanza libero, più selvaggio, Che cos'è più l'MMA? scarico. È un combattimento? Sì, un'antica lotta romana, diciamo, no? Un Ah. po' resa più attuale. Come fai a sapere queste cose, Monica? Ah, sì. Ah, sì, vedo. Botte de orbi. E il ballo? E sì, quei momenti in cui non deve ragionare, non deve scandire tempi, non deve scandire ragionamenti. Mm. Mm. Quindi la lotta io devo vincere
e utilizzo l'istinto, tutta una serie di dati e di dati visivi, no? Vedo i punti deboli del mio nemico e li sfrutto conoscendo una tecnica, più l'istinto, so che il suo punto debole, perché sono una perla, no? È il ginocchio destro e quindi gli tiro un calcio lì. È come Così. se gli arrivassero anche delle memorie passate. È un modo per connettersi anche a un qualcosa che non appartiene solo a questa vita. Quindi la lotta. Sì, non come sport di elezione, se gli va, o comunque un qualcosa che gli permette di uscire dalla mente e di non essere in un'attività incasellata, di non essere lui stesso incasellato e non ripetitiva, perché lui tende ad andare nel loop, nello schema. Mhm. Stravolgere le cose per lui è un limite o un'opportunità? È per tutti un'opportunità, e tra l'altro lui ancora non sa quanto gli verrebbe bene Ma e tutta gli questa farebbe bene. situazione deriva dal fatto che lui è una delle prime perle, che ha 24 anni. E... mm, cioè, mi dà, non so spiegarti, una sequenza di vite molto intense, le ultime, come se abbia deciso di fare un corso intensivo. Mm. E quindi quando è entrato in questa vita aveva già un bel bagaglio che si traduce nel fatto appunto di essere, sì certo, una perla precoce, chiamiamola così. Mm. Mhm. Con tutte le difficoltà del caso, però, E beh certo, eh. Mm. perché il pupattolino di 5 anni ha il vantaggio che ha 5 anni, ed è un grosso vantaggio. Sì, ed è più in armonia perché ce ne sono di più, ok, di bambini come lui. Mhm. Mm. Mhm. Vabbè, Invece, mm. eh, Tommy, parallelamente di ragazzi come lui, no, è più raro trovarli. che ce ne sono? Allora, tra l'altro è anche magari sbagliato dire tu sì, tu no, perché anche lì ci potrebbero essere delle sfumature. Mm. Però secondo me nel percorso della sua vita eh, non è che grandi compatibilità le ha trovate e quindi intorno a sé per ora non ne ha trovati. Ma nel mondo quanti sono? Percentualmente o numericamente? No, nel mondo ce n'è. Però il punto è che sono sparsi. Se vogliamo più o meno prendere un'età che va dai 20 ai 30 anni, chiamiamo così quell'età in cui appartiene più o meno Tommy, il 15% ce n'è. Ah, vabbè, il 15% della sua fascia d'età. Vabbè, facciamo un gioco. Questo è un gioco, quindi noi facciamo dei giochi dentro il gioco. Prendiamo Tommy e lo Però anche lì riportiamo. ci sono diversi gradienti, sai? Mm. Perché lui già su quello è anche a un ottimo livello. Prendiamo Tommy, lo portiamo a 5 anni e lo mettiamo davanti a Pupattolino B. Stessa età, stessi giorni, stesse ore. Cosa fanno? Vediamoli insieme. Allora, me lo dà più compito Tommy, mentre B. B più esplosivo, anche più eh, leggero. Mhm. Ci sono tante ciotoline di fanghi colorati lì intorno. Mm. Sì, e B gli vuol far vedere che in quel momento lui ha 5 anni e sta giocando, ma c'è il Tommy
all'età grande adulto che idem sta giocando. Gli fa vedere come questo gioco si espande nel tempo. Non c'è un reale confine tra il Tommy dei 5 anni e il Tommy di adesso. Quindi questo senso di gioco e di colore è in entrambi i momenti. Va bene. B cosa fa? B, vedo che mette la mano prima nel rosso, poi nel giallo, poi nel blu e vedo che lo accarezza Tommy, no? Quindi ovviamente lo colora, lo pasticcia tutto quanto. E Tommy che fa? Dapprima rimane un pochettino così interdetto e poi vedo che sceglie invece di metterci dentro i piedi, di entrare nelle scodelline colorate con i piedi. E allora a B sembra una bella idea e fa anche lui altrettanto. Stendono per terra come un pannello bianco e poi camminano con i piedi rincorrendosi e creano proprio una specie di dipinto con tutte le impronte dei loro piedi. Ha una forma il dipinto, guardalo da lontano. Da lontano è come la spirale che lui mi ha fatto vedere all'inizio. Quella della chiocciola. Sì, è quella. Molto 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 bene. Come ottimizzare i risultati? Che domanda razionale. Sì, ma ci sta, cioè lui comunque sta facendo un percorso importante e bello ed è come se lo volesse sistemizzare. Questo percorso che per lui è talmente tanto importante è come se lo dovesse anche raccontare, quindi scrivere e quindi mettere giù dei punti, una sequenza precisa, riassumibile e raccontabile in un certo senso, ecco. Quindi ci sta. Ed è per questo che si deve concedere dei momenti in cui la ragione non interviene. Va bene, apriamo un cinema speciale. Dentro ci sono tutti i Tommy possibili. Sì. Sono finiti o infiniti? Infiniti. Bene. C'è un casino di Tommy, con tutti con la sua faccia. C'è un Tommy con un colore di capelli diverso, che è nato con quel colore di capelli diverso? Sì. Ok. Andiamo al Tommy che si è cinivaccato. Sono tutti perle? No. Non tutti. No. La metà? No, neanche. Una piccola porzione? Sì. Bene. Andiamo a un Tommy perla cinivaccato, esiste? No. No? No, io non lo vedo. Perla cinivaccato no. Allora un non perla ma cinivaccato. Sì. Come lo vedi? Questa versione è occhi scuri, capelli scuri, occhiali, con un po' di lentiggini. È un po' spento. Cosa studia? Cosa fa? Ingegneria. La finisce? Sì, sentendo minor concentrazione negli ultimi anni di studio, più difficoltà nello studio. Ingegneria applicata ai motori, qualcosa così. Peggior Tommy che c'è lì dentro. C'è anche un assassino. Il più perso nei social. Un hikikomori tipo versione, no? E questi ragazzi credo che siano prevalentemente giapponesi che si rinchiudono in stanza, vivono solo in stanza per vivere una realtà totalmente virtuale, non hanno una realtà reale. Ecco, questa è la versione più estrema per lui. Il Tommy che fa l'attore.
tante ragazze, tante anche donne più grandi intorno. Sì, come divisa a metà la sua vita. Una vita di grande godimento, narcisismo, apprezzamento e poi senso di svuotamento e di solitudine nell'altra parte della vita. Il Tommy che fa il doppiatore. Come se poi orientasse la scelta dei suoi doppiaggi verso dei video più inizialmente tipo mental coach e poi più spirituali, di crescita proprio, di evoluzione. Il Tommy che fa il modello. Milano, Porta Genova, lo vedo salire su le scalette del ponte per andare all'agenzia di modelli, molto convinto, ottima postura. Compromessi? Sai che cosa? Super salutista, molto più di adesso, quasi schiavo dell'alimentazione, nutrizione, forma fisica. Compromessi, sì. Ok, rigiochiamo. Pupattolino ha 24 anni davanti a Tommy. È anche Deformiamo più il tempo. grosso, mamma mia. Un bestione, Aspetta, sì. mi viene, sì, Diventerà una bestia enorme. Sì. macigno, più alto anche di Tommy e più voluminoso proprio, ecco. Quasi però la faccia immutata, no? Il sorriso e gli occhi uguali, praticamente, ecco, con quel tipo di innocenza e di essere sveglio e sensibile uguale. E vedo proprio che gli mette la mano sulla spalla, B mette la mano sulla spalla a Tommy. Noi ci intendiamo perfettamente. Va bene, andiamo nella vera palestra con B che assiste 24enne e Tommy che si allena. Giochiamo. Tommy chiama tutti i suoi amici cinevaccati. Sì. È E come se collega... arrivasse da B, come ti posso dire, un senso, un invito alla comprensione, alla solidarietà, alla non discriminazione. Ma sì, fai venire anche lui, loro non è che sono diversi. Lo dice sapendo che sono diversi, ma volendo non trattarli come diversi. È un sentimento Effetti molto avversi. forte. Vediamo le perle che contrastano l'effetto avverso del Cini. Se si può. Allora, è come una sorta di dialogo, vedo B che dialoga con la PS del primo cinivaccato, che gli si para davanti, suo coetaneo in quel momento, che gli si para davanti, c'è una sorta di dialogo ed è come se la PS di B riuscisse a chiedere alla PS di questo cinivaccato se è d'accordo nel risanamento, nella ricostruzione, nella riparazione. Se c'è questo benestare da parte della PS del cinivaccato, c'è, la ex di Tommy, che dice? Lei direbbe di no, Okay. per ora no. Un'altra o un altro amico? Il Sì, primo c'è che dice di sì. Questo ha detto di sì, questo ragazzo. Sì, perché io non ero neanche convinto. Mi fa vedere come B dà un input iniziale di luce, di salute, di riparazione, oserei dire, ma è come se poi
questo input iniziale necessitasse del lavoro del cinevaccato, che adesso è reso più forte, ma lo deve portare avanti il cinevaccato questo lavoro. Ok. Sta imparando qualcosa, Tommy? Sì, è come se stesse mollando un po' gli ormeggi, come se si stesse rilassando, Mm? sentendosi anche un po' meno serio e responsabile, ecco. Stiamo facendo un po' di viaggi nella macchina del tempo oggi, no? Sì, Lasciamo B dove sta. Risaliamo sulla macchina del tempo con Tommy. Andiamo a un Tommy possibile a queste condizioni a 40 anni. qua si è sposato, il primo che è venuto, e ha un figlioletto, maschietto, Mhm. ma la moglie non è quella giusta, tipo questa versione qua Questa che mi idea, propone. questa ipotesi. Vibrazione di Tommy in questo caso. 16 miliardi. 16. Mm. Mm. Andiamo a un altro Tommy, quarantenne. Su una macchina sportiva. Mhm. Non Non so, sono, ha però fatto molti aspetta, soldi. non sono i Tom, non è il Tommy del cinema Tommy. È un Tommy di queste condizioni. Che poi vabbè è anche un Tommy del cinema Tommy, ovvio, ma non è un Tommy preso a caso, è un Tommy più probabile con le condizioni di adesso. Quindi che oggi studia osteopatia, che oggi si è fatto queste domande, che oggi ha fatto questa sessione, è questo Tommy qui, che davanti ha tanti Tommy che sono tutti dentro una parte degli infiniti dentro il cinema Tommy. Ok, allora no, in questo caso si restringe notevolmente. Mhm. Quindi buttiamo quello sposato. Non c'è. Sì, È no. nel cinema Tommy. Tra i più probabili a 40 anni, Tommy chi è? E a quanto vibra? Non so, me lo dà come una specie di, vabbè, chiamiamolo intellettuale, ma è un po' generico parlare di intellettuale, comunque di Personalità? Mm? sì, sì, esatto, Mhm. ehm, influente, Mhm. non influente nel senso di social, ma come essere un po' ritornati indietro nei tempi e nei salotti. Hai presente? Che bello questa cosa. Mm, Vuol dire che si tornerà indietro finalmente. Si mm, abbandona sta cazzata dei social, finalmente. mm. Mm? Bene, bene, bene. Ottimo. Vibration. Um, sono dei momenti di solitudine in cui lui sceglie di abbassare la sua vibrazione intorno ai 200 e dei momenti invece più pubblici in cui sceglie di alzarla a 400, che è una sorta di dono per poterla distribuire ad altri. Esiste il Tommy che trova la fiamma e arriva al quinto livello? Certo che sì, è certo che esiste. E, cioè mi fa vedere sia una fiamma con cui costruisce un cammino e quindi mi fa vedere fiamma all'inizio di terzo livello e poi arriva fiamma di quinto livello e mi fa vedere invece un'altra opzione in cui subito trova una fiamma già di quinto livello.
non la stessa ovviamente, no? Sono due diverse. E non è questo l'obiettivo finale, per E forza. le vedo però proprio libere di testa, libere dai condizionamenti, che esattamente come ha bisogno lui, non lo fanno stare fermo, fisso. Gli consentono di evolversi e di spaziare proprio in questo cammino che è comune e allo stesso tempo individuale, perché lui ha molto bisogno anche proprio di ritrovare sempre la propria individualità anche nella coppia. Va bene. Lui è un bivio adesso, oggi. Anche Trivio forse. Deve lasciarlo questo vecchio per abbracciare il nuovo. Sì, lo Dipende da sta già lui. facendo, lo sta già lasciando. Ha già iniziato a lasciarlo, certo. L'unica cosa che deve comprendere è che lasciare il vecchio significa anche lasciare un po' della mente. Anche se c'è da dire che lui ha una spiccata intelligenza, quindi è naturale che lui in qualche modo la coltivi e sia anche attaccato alla sua intelligenza, perché comunque gli dà oggettivamente delle continue soddisfazioni. Però questa è un po' un'arma a doppio taglio, perché se no, se continua a seguire la sua intelligenza intellettiva, chiamiamolo così, perde un po' l'opportunità di connettersi con una intelligenza differente, eh, un'intelligenza animica, chiamiamola così, Mm. un po' pazza, un po' irrazionale, un po' Mhm. insensata. Mhm. Ma dalla raccolta di grandi frutti. Sì, C'è un cluster c'è un cerotto. sotto, c'è una ferita. È un po' non ben rimarginata, un po' infetta, sì. Perché? Cosa nasconde la ferita? Lui è oggettivamente, sta diventando un uomo, quindi sta crescendo. Ed è come se lui sta facendo veramente un lavoro ottimo, grandioso, ma ci sono ancora delle cose che deve spurgare e che non sa neanche lui quali siano Mm. e che la vita gli darà modo di vedere. Adesso sta facendo veramente il massimo del massimo del massimo. Tommy, questa non guarisce? Guarisce, ok. Ha una ferita sulla mano. Guariscicchia. Mm. Mm. C'è Mm. lentezza, sì. Mm. Perché? Causa esoterica? E questo è il corrispettivo fisico di questa ferita, che tanto neanche lui sa di che cosa si tratti, perché potrebbe anche trattarsi di una ferita un po' più antica, mm? Mhm. E che è giusto che lui scopra nel corso del tempo, senza avere fretta della risposta. Base dell'indice della mano destra sul dorso. Mhm. La nocca anche l'indice, anche l'ultima falange dell'indice. Insomma, tutto indice e mano destra. Mm. Sia la nocca sopra, sia l'ultima falange sopra l'unghia. Io l'ho invitato ad provare, ovviamente senza essere troppo assillante, a fare delle domande sia al padre che alla madre, per conoscere di più la propria famiglia, oltre che per conoscere di più i suoi genitori, per conoscere proprio di più la famiglia, perché
e per lui è proprio uno spunto di crescita e anche come di ricostruzione genealogica, ma genealogia animica. Mm? Vengono nel cinema i genitori? Ah sì, 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 certamente. Anche se il padre mi arriva un po' con vari strati di vestiti. E con questo impermeabile, no? Che sembra più gonfio, no? Rispetto a un impermeabile normale, no? Che dovrebbe indossare un uomo. Come se sotto ci fossero altri strati. È un Nascosti. uomo, sì, che deve essere conosciuto. Lui, la sua storia. Ehm, Ci ed sono dei è, segreti. sì, dei non detti, sì, sì, sì. Nelle soap opera latine si dice secretos. Hay secretos. Ci sono cose non dette. Mm. Senti, ma il Tommy di successo ci citerà nelle sue arringhe come quelli che l'hanno aiutato a 24 anni a diventare quello che è? Cita te. Beh, te no? No. Ti sta bene. Vabbè, che c'entra? Siete collegati a me, quindi no. E viene così, mi viene che cita te. Ma io sarò ancora vivo? Ma sì, dai, Non passa tanto tempo, eh. che mi cita? Ale. Mm. Ah, no, vabbè, ma 40 anni. No, secondo me avviene prima. Viene prima. Vedi, già cambiato. Mm. Va bene, Velavatar c'è qualcosa? Tipo una bandana, Vabbè, via un tutto. folarino. Mm. Via, 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 via quello che c'era nel cluster. Poco. Che hai detto che era? Un cerotto. Mm. Cerotto e Sì. la bandana. E adesso Tommy inventa il suo ad eternum. Se lo mette ovunque, in tutte le vite, nel cinema Tommy, nel cluster, nell'avatar. Lo fa come bambino di 5 anni, lo fa come Tommy di 24, lo fa insieme a B di 5 anni, B di 24 anni, fa tutto quello che gli pare contemporaneamente e se Sì. lo crea lui da solo. Mm. Perché mi ha proprio mostrato in contemporanea delle immagini che avvengono simultaneamente, in cui lui è in diversi contesti e a diverse età e riesce a creare un ad eternum in tutti questi contesti e tempi. Perché me l'ha fatto vedere che lo crea in palestra, me l'ha fatto vedere che lo crea mentre accarezza un animale, me l'ha fatto vedere che lo crea quando è insieme a B, in queste ciotole colorate, e me l'ha fatto vedere anche che lo creava tipo mentre stava facendo delle manipolazioni, dei trattamenti su una persona. Sì, E si tutto chiama come contestuale. questo che crea? Oh, no, aspetta un attimo, perché vedo la parola fito. Eh, Mhm. fitospiralis. Mm. Ancora la spirale. Mm. Va bene. Messaggio. Ah, vibrazione finale. Di chi? Aspetta, Di, perché di- c'ho di- un po' di Tommy, di Tommy. tutti questi, Beh, che si aspetta. riuniscano tutti in uno, Ok, in quello che c'è qui davanti a sì. Skype. Ok. Mhm. Eh, 900, no, aspetta, allora mi fa vedere 980, poi sale di più 1300. 1300, Ok. Adesso, sì. consapevolezza. 341. Anima, che era già perfetta, 48, va benissimo. 53. Vite,
680. Cervello. 11. Messaggio, visione, colore, frutto, fiore, finale. Sfoglio i libri e li imparo in un istante. Questo è il messaggio che si dà? Non so, penso che è come se volesse accelerare il tempo per l'apprendimento mentale, Mhm. intellettuale, e siccome quello lo può fare in tempo molto rapido, ehm, dedicare di più allo spazio animico, spirituale. E se qualcuno di quelli che lo conosce si offende perché pensa questo che pensa di essere, che si crede di essere, lui che fa? Ehm, Potrebbe scusarsi, mi spiace, non volevo ferirti. O anche dire sti Senza cazzi, anche. anche. O anche un bello sti cazzi. Messaggio saluto finale a B. B che fa? E si danno il pugno così, nocca contro nocca, così. Mm. E vedo che mentre si avvicinano c'è proprio come una specie di scintilla. Mhm. Cosa vuole dire B ai genitori? Non potevo fare scelta migliore. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti.